Oggi missione impossibile, dobbiamo rendere modernissimi questi due comodini che andranno in una casa nuova, molto minimal, però che ha bisogno di un tocco di calore data da un mobile antico. Vediamo come si fa. Anche se devono diventare modernissimi per star bene in questa casa super minimal, io voglio portare al loro splendore antico questi intarsi che sono sul frontalino del cassetto, sull'antina, e mi piace assolutamente pensare che una volta tolto via questa finitura rossiccia, un pochettino agé, quello che verrà fuori sarà bellissimo e verrà ancora di più incorniciato dal colore che sceglieremo. Quindi stendo lo sverniciatore e velocemente massaggio, facendo agire ancora più in fretta il mio sverniciatore. Dopo pochi istanti sicuramente sarà già tutto perfetto e al naturale. Mentre lo sverniciatore funziona sulle superfici da sverniciare, noi iniziamo a fare ABA. Ma cos'è ABA? Acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Sì, anche per gli scettici, perché so che guardano i reel. In realtà ABA è il più forte sgrassatore che ci possa essere, ma non rovina le superfici. Diglielo un po' che l'altro giorno stavamo sciacquando una cappa di una cucina vecchissima di 20 anni e neanche la soda caustica puliva bene quanto ABA, senza deteriorare le superfici. Come si fa? Un bicchiere di ammoniaca in 2 litri di acqua calda e qualche cucchiaio di bicarbonato. Però mi raccomando, acqua calda. Un panno strizzatissimo, perché sì, anche noi di Magic Pen lo sappiamo che il legno non deve bere troppa acqua, deve rimanere solamente in superficie. Quindi con un pannettino morbido andiamo a purificare bene tutta la superficie. Questo è il miglior metodo per preparare la superficie quando si deve lavare per colorare, non per i trattamenti idratanti. Solo ABA. In 10 minuti il mio sverniciatore ha fatto il suo effetto. Tolgo l'eccesso con questa bella spatola e come vedete già buona parte dei fregi salta all'occhio. Una d'acciaio molto fine, un po' di alcol e massaggio il frontalino. È ora di iniziare a colorare. Il comodino però prima deve essere ben asciutto, quindi ricordate di purificare bene l'interno e l'esterno sempre un po' di ore prima di iniziare a colorare. Uso ovviamente la vernice pura, attacca meglio, ma soprattutto quando si ha a che fare con mobili che hanno diverse superfici, quindi sia legno massello che parti impellicciate o comunque lastronate, è sempre meglio andare di vernice pura. Vi aiuterà a non far gonfiare la superficie sottostante. Guardate come la prima mano di Dark Sand già aggrappa, vabbè, benissimo, ovvio, ma quanto copre bene. Con la seconda andremo ovviamente in coprenza totale. L'interno lo coloro con Magic Wall, è profumata e ha già dentro l'aggrappante. È la vernice che solitamente usiamo per le pareti, ma nell'interno dei mobili è pazzesca. Super coprente, io utilizzo la tonalità Pepper Blue, che è un blu veramente bello e profondo, la utilizzo ovviamente pura e stenderò 2 mani su tutto l'interno. A fine lavoro avrò già la superficie liscia, protetta, pulita, pura e profumatissima. Guardate bene come togliere tutte le impurità da un marmo. Olio jasmine, matassina d'acciaio molto fine, ne metto un goccino qua e ora lo spalmo. In questo angolo guardate quanto sporco si annida, guardate qua. Io sfrego, visto? Tutte le impurità se ne sono andate. Quindi prima di coprire i vostri marmi, lucidateli, guardate quanto possono diventare belli e rendete omaggio al tempo, perché il marmo ha un pregio. Prima di sigillare, se voi passate una spugna liscia superfici sul colore, lo rendete vellutato, senza schiacciare, così. Questo liscerà la superficie e quando metteremo la protezione, che sia protettivo o cera, quindi vernice protettiva trasparente o cera, otterremo una superficie vellutatissima. È arrivato il momento di sigillare tutto il nostro restyling e con lo stesso prodotto, ovvero la fantastica cera jasmine, vado sia sulle parti in legno che sulle parti colorate con Dark Sand. Guardate, la magia del legno che torna a essere idratato, la magia del legno che torna a respirare, è veramente bellissimo, guardate che spettacolo. Anche questo restyling è finito, vi faccio vedere come stanno i comodini nel loro ambiente naturale. Ovviamente una casa nuova, manca ancora il letto e tutte le finiture sono extra moderne. A me piace molto il connubio dell'antico, di un pezzo vintage in casa, quando è tutto quanto veramente rifinito con leggerezza e minimalismo, come in questa casa. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto. Mi raccomando, i prodotti Magic Pen li trovate sul sito elisiron.com o dai rivenditori Magic Pen, mai su Amazon. Ciao!